Sono pochi, ti posso dire un 20% quelli che sono realmente interessati a questo tipo di prodotto. Pier Alberto, ti chiederei di parlarci del tuo lavoro, dell'impresa Albert Components e delle aziende nel settore moda con cui lavorate. Allora, diciamo che l'Albert Components, come dicevi bene prima te nell'introduzione, è un'azienda storica perché praticamente noi siamo la quarta generazione che portiamo avanti l'attività di famiglia che è cominciata con il nonno, poi con il papà, poi ci siamo noi che siamo i due fratelli che gestiamo l'attività, più adesso i nostri figli. Quindi è una quarta generazione di imprenditori. Noi facciamo tacchi per calzature naturalmente, tacchi, fondi, zeppe, un po' di tutto quello che riguarda la componentistica della scarpa, riguardo proprio, diciamo, specializzata proprio nel settore dei tacchi. Nel vostro impegno alla sostenibilità, che so essere una tematica molto importante in quello che fate, e come questo può dare valore in un momento come quello che tutti noi stiamo vivendo. Allora, abbiamo preso proprio, diciamo, noi già avevamo iniziato con il Green Project un annetto fa, prima diciamo del lockdown, quindi fra dicembre del 2019 e gennaio-febbraio del 2020. Questo ti spiego in poche parole come funziona il Green Project. Il Green Project funziona in questo modo qui. Praticamente noi acquistiamo materiali o riciclati oppure acquistiamo materiali derivati dal petrolio non al 100% ma all'80%. E poi diciamo una volta che tu vai a fare diciamo il primo stampaggio di questo prodotto, già hai un prodotto con un rigenerato del 50%, 60% a seconda della tipologia del prodotto che fai, e più hai un materiale con un 20% in meno o 30% in meno di prodotto petrolifero. Quindi già siamo una sostenibilità diciamo intorno al 50%, 60%. Cioè quindi partiamo già con un 50% d'abbattimento di materie tossiche e di additivi tossici e già questa è diciamo che è stata la prima parte del Green Project. Però diciamo che noi l'abbiamo come ti posso spiegare bene, l'abbiamo cercata di portarla in un'economia più circolare. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato dei forni particolari per l'essiccazione dei materiali, quindi ce lo facciamo direttamente internamente noi, mentre prima si faceva esternamente. Poi abbiamo acquistato dei frigoriferi speciali, praticamente quando il tacco, una volta stampato, entra nelle vasche di raffreddamento, abbiamo il ricircolo al 99% dell'acqua, quindi minor consumo d'acqua, minori emissioni per entrata e uscita dei vari materiali. Poi abbiamo comprato anche un macchinario specifico proprio per il riciclaggio interno, perché prima lo facevamo esternamente anche questo, quindi diciamo la plastica o i tacchi stampati male, venuti male o rovinati da stampaggio, li prendiamo e li maciniamo internamente. Quindi anche questo qui diciamo che è un risparmio sia per i trasportatori, quindi meno emissioni nell'aria, quindi il trasportatore non viene a fare il primo carico, poi non viene a rifare il secondo carico. Quindi stiamo cercando proprio di fare una catena totalmente interna. Siamo quasi, ci vorrà ancora del tempo per arrivare al 100%, ma siamo quasi già a un 70% di questa economia, chiamiamola circolare, in realtà è circolare ma non ancora al 100%. È interessante vedere come quando si parla di circolarità io conoscevo un approccio anche più rivolto al consumatore, ma
circolarità lungo la filiera invece è legata proprio all'ottica di riutilizzo degli scarti, che può essere fatto da ogni attore, quindi non si pensa soltanto a che fine fa la mia scarpa dopo, quando è arrivata al cliente, quando viene buttata, ma si può pensare anche come ottimizzare i materiali in uso all'interno della propria azienda per massimizzare anche i risultati in un'ottica ambientale. Naturalmente, però, questo discorso mi riallaccio un attimo su certi brand. Questo discorso non è recepito bene da alcuni, ma non da altri. Magari da tu che ti aspetti che magari un brand X o un brand Y faccia questo tipo di discorso proprio sull'economia circolare e sull'eco-friendly, ti trovi male, perché io credevo che alcune aziende cercavano proprio questo tipo di prodotto. Invece non vedo ancora che c'è una richiesta molto alta. Ad esempio, dei gruppi molto importanti tipo H&M che ha lanciato una linea poco tempo fa, è molto interessata a questo progetto e vuole solo tacchi che siano eco-friendly, mentre altre ditte molto importanti del settore ancora non ci sono arrivati. Quindi a noi ci arrivano la materia prima che poi compriamo dai grossi gruppi, ti posso fare un esempio, la Bayer per intenderci, e loro ci rilasciano una certificazione che il prodotto è rigenerato o riciclato. Poi un altro esempio che ti posso fare è sulla verniciatura. Noi utilizziamo le verniciature ad acqua e dalla casa produttrice, dalla casa madre, ci viene rilasciata la certificazione che la vernice utilizzata è una vernice ad acqua e non ci sono gli additivi. Ti posso fare anche un esempio sui materiali che si utilizzano sui sottotacchi. Direttamente dalla casa madre ci arriva la certificazione dove ci dice che il materiale è 100% composto da oli vegetali e da tutte cose naturali. Quindi noi che cosa facciamo? Una volta che noi consegniamo i tacchi, il prodotto finito e tutto quanto, alleghiamo la certificazione che il materiale utilizzato è materiale eco-friendly, sia per la verniciatura, sia per lo stampaggio e sia per il prodotto, la materia prima che c'è rientrata. Per quanto riguarda quei clienti, quei brand che sono più scettici e che stanno facendo fatica a cambiare le loro pratiche, qual è il vostro approccio e quali sono gli strumenti che state adottando che pensate possano essere utili a risolvere il problema? Allora, guarda, noi abbiamo come politica aziendale abbiamo scelto di adottare sempre di più questo Green Project perché è fondamentale per il futuro. Adesso sarà una questione di tempo, ma io penso che nell'arco di 1 o 2 anni tutti quanti si dovranno abituare a questo sistema. Allora, io adesso noi stiamo procedendo in questo modo praticamente. Chi ce lo richiede, noi utilizziamo il Green Project. Chi non ce lo chiede è un problema e stiamo cercando di portare questi anche grossi gruppi, come dicevo prima, ad andare verso questa strada. Poi il problema potrebbe essere un po' i costi. Economico. La sostenibilità quindi avrebbe un costo. Ha un costo perché tu immagina che quando tu vai a fare degli acquisti di macchinari importanti, quindi come ti dicevo prima, frigoriferi particolari per il ricircolo dell'acqua, macchinari specifici con utilizzo di meno corrente, materiali, sì, tu dici sono riciclati, costano di meno, sì, ma dopo vanno essiccati con i forni come ti dicevo prima, cioè c'hai tutti i passaggi in più. Come si può dare un valore economico alla sostenibilità? Si dà un valore economico quando si parla di ricerca e sviluppo, quando è introdotta all'interno proprio di un modello di business che prevede la ricerca e sviluppo come uno strumento necessario per guadagnare nel futuro. Non siamo ancora arrivati forse ad internalizzare questi costi sostenibili come parte proprio del modello di business. Magari anche i grandi gruppi non producono solo in Italia, ma come ben sai
c'è una delocalizzazione pazzesca, quindi fanno scarpe in Cina, fanno scarpe in Indonesia, fanno scarpe in Vietnam, o fanno scarpe, diciamo, dall'altra nel Far East, per intenderci. E quindi questa accortezza dall'altra parte del mondo non c'è. Farei una domanda forse un po' difficile, ma la cui risposta potrebbe essere facile. Se avessi un potere magico, cosa faresti per rendere l'industria della moda più green? Questa non è una cosa semplice da far capire. Non è perché, allora, se tutti quanti noi ci possiamo adeguare a fare questo tipo di prodotto, non so come il consumatore finale possa riuscire a capire. Non è facile da far capire al consumatore finale. Perché? Allora, se tutti quanti, ok, diciamo, produciamo in green economy, ok, si va avanti con questo tipo di progetto. Poi alla fine il consumatore finale, quello che va a comprare la scarpa, cosa ne sa? Cosa ne sa? È lì che ci blocchiamo anche, dove si bloccano, penso, anche le altre aziende produttrici di calzature. Bene, grazie Pieralberto, è stato estremamente interessante averti con noi oggi e condividere la tua esperienza. Grazie mille Martina, è stato un piacere essere vostri ospiti. Grazie mille.